Al telefono abbiamo in linea Emiliano Cardenà Sì, che buongiorno. buongiorno Buon avvocato, pomeriggio. buon pomeriggio a lei, che per lo studio dell'avvocato alla Scala, o meglio lo studio alla Scala, si occupa di diritto sportivo e quindi chi meglio di lei avvocato ci può fare un pochino di chiarezza sulla questione scommesse. E partirei Eccoci così, qua. facciamo così, andiamo in ordine. Sì, sì, Numero uno, cosa rischia sì. semplicemente, tra mille virgole, è un giocatore che scommette su siti illegali di gioco d'azzardo. Cosa rischia? Cosa rischia? Allora, noi dobbiamo tener conto di un principio generale. Il principio generale è che esiste autonomia fra l'ordinamento federale calcistico e l'ordinamento generale statale. In questa autonomia l'ordinamento sportivo è libero di perseguire la propria pretesa punitiva con mezzi autonomi, strumenti autonomi e regole autonome. Ora, tenuto conto della diversità della qualifica fra cittadino ordinario e calciatore, dobbiamo tener conto che chi scommette, a prescindere che sia un giocatore o un cittadino tra virgolette ordinario, su siti illegali, rischia fondamentalmente l'accusa di reato, ovvero sia esiste una legge dello Stato, che è la legge 401 dell'89, che persegue il gioco illecito e le scommesse clandestine, e che ha istituito nel tempo, nell'89, appunto due fattispecie delittuose. Una è la frode in competizione sportiva, l'altra è l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse. Teniamo conto che per quanto riguarda la prima, la frode sportiva, è la promessa di denaro o altra utilità volta a cercare di far sì che la squadra raggiunga un risultato diverso da quello che sarebbe conseguito allo svolgimento ordinario della gara. Per quanto riguarda invece l'altra fattispecie di reato, che è l'esercizio abusivo dell'attività di gioco, dobbiamo tener conto che la legge statale punisce chi esercita abusivamente l'organizzazione di giochi o scommesse illegali anche su piattaforme, ma punisce anche chiunque, quindi qui la fattispecie aperta, è punito un calciatore quanto un cittadino ordinario, tra virgolette, chiunque partecipa a giochi scommesse anche su piattaforma, se organizzato e esercitato abusivamente. Quindi fondamentalmente il rischio è un rischio di arresto fino a 3 mesi e un'ammenda fino a 516 euro, ma fondamentalmente la preoccupazione per un calciatore che scommette su siti legali non è una preoccupazione legata alla punizione dell'ordinamento statale, ma alla punizione dell'ordinamento sportivo, perché il procedimento penale, tra virgolette, è gestibile in qualche modo e le pene non sono insostenibili. Anche esistono misure fondamentalmente anche che consentono di sospendere la pena fino alla sua estinzione. Quanto più preoccupa un calciatore è esattamente la sanzione che consegue all'indagine della Procura federale. A proposito di questo, se invece i giocatori non si sono limitati a scommettere su siti illegali di gioco d'azzardo, ma hanno fatto un po' il passo oltre, cioè hanno scommesso sulla propria squadra, prima le Allora, chiedo, e poi se hanno scommesso sulla propria sì. squadra anche andando a intaccare quella che è la frode sportiva, cosa vanno incontro. Sì, allora, cosa vanno incontro? Allora, noi, la FIGC istituisce oramai dalla sua fondazione dal 1989 un codice di giustizia sportiva. Il codice di giustizia sportiva elenca una serie di infrazioni, fra gli illeciti generali di quell'articolo 30 e comunque una serie di infrazioni, una riguarda il divieto di scommesse e l'obbligo di denuncia. Allora, il divieto di scommesse si concentra su i tesserati delle società appartenenti al settore professionistico e i tesserati delle società appartenenti invece al settore dilettantistico, insomma al settore giovanile. Allora, teniamo conto che fondamentalmente, siccome è vietato scommettere, effettuare o accettare scommesse sia direttamente che per interposta persona, la norma recita l'avverbio indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, quindi significa che il divieto verte sia su esercenti abusivi che su soggetti autorizzati. Il calciatore che infrange, viola questo divieto, purtroppo rischia sanzioni dell'inibizione alla squalifica non inferiori a 3 anni. Questo è ciò che rischia il calciatore. Poi dopodiché la sanzione è determinata dal giudice sportivo tenuto conto della commissione del fatto e della sua gravità.
quindi la sanzione poi è determinabile, ma il codice di giustizia sportiva identifica fondamentalmente il limite edittale minimale, che è appunto 3 anni. Quindi chi fondamentalmente incorre in queste attività e soprattutto è indagato per questo tipo di attività rischia fondamentalmente di perdere o la parte iniziale o la parte core o la parte della propria carriera. Teniamo conto che poi il codice di giustizia sportiva è un codice non sempre di chiarezza cristallina. Teniamo conto che c'è un inciso sul secondo comma dell'articolo 24 che regola il gioco vietato, scommesse con obbligo di denuncia per il settore dilettantistico e il settore giovanile, che vieta anche la condotta incidentale come in circoli concentrici di effettuare o accettare scommesse presso soggetti autorizzati relativamente a gare delle competizioni in cui il giocatore milita, a squadra in cui il giocatore milita. Questo è una condotta incidentale, ma di fatto la sanzione non è modificabile sostanzialmente. Il rischio e la punizione non arriva direttamente dall'articolo 24, ma la sanzione è legata a un parametro diverso, che è l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva. E comunque questi sono il rischio è questo: le squalifiche a tempo determinato e l'interruzione temporanea. Queste sono fondamentalmente siccome si è fatto anche un pochino di confusione, nel senso che ovviamente vocine, vocette si stanno cercando anche di un po' tirare dentro quelle che sono le società piuttosto che vecchi campionati, eccetera eccetera. Allora volevo fare un attimo di precisazione su questo, cioè le società, al netto di quello che sappiamo in questo momento, cioè i giocatori che hanno scommesso semplicemente, diciamo così, loro singole persone su o partite o al massimo su siti illegali di gioco d'azzardo, cosa dovrebbe diciamo così servire perché una società fosse ritenuta anch'essa colpevole, quindi dovrebbe poi nel caso difendersi da un convincimento, eccetera eccetera. Allora, noi teniamo conto che il codice di giustizia sportiva ha quali destinatari non esclusivamente le persone fisiche, ma anche le società. Le società, in particolare anche i dirigenti. Ora, quando è che una società risponde? La società risponde, la norma del codice di giustizia sportiva identifica la responsabilità in termini di responsabilità diretta dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Ora, quali sono le norme federali che identificano chi sono i soggetti in grado di rappresentare la società? Le norme federali sono le NOIF, e le NOIF fondamentalmente identifica i famigerati dirigenti con gli amministratori e tutti coloro, i soci soprattutto, che hanno, sono investiti dalla società di responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata FIGC. Quindi fondamentalmente la società risponde dell'operato che rappresenta, in particolare dei suoi dirigenti. Ora, quando è che è caso di divieto di scommessa, la società risponde? L'articolo 24,4 del codice di giustizia sportiva vuole che la responsabilità sia diretta nel momento in cui fondamentalmente è diretta nel momento in cui è accertata, ovvero nel momento in cui la società risponde per il fatto dei dirigenti, e quando si accerta, la Procura federale accerta che un fatto di compartecipazione o di coinvolgimento o di omessa denuncia sussiste in capo a un dirigente, anche la società risponde con una serie di sanzioni. Quali sono le sanzioni? Le sanzioni sono identificate sempre dal codice di giustizia sportiva in una gradatio ascendente. Andiamo dalla penalizzazione, da uno o più punti in classifica, fino alla retrocessione all'ultimo posto, retrocessione che comporta il passaggio alla categoria inferiore, l'esclusione dal campionato, fino addirittura, poi ricorderemo casi famigerati, la non assegnazione o la revoca del titolo di campione d'Italia oppure del campionato a cui si partecipa. Questo è sostanzialmente, però bisogna che la Procura accerti. Teniamo conto che la Procura federale non dispone dei mezzi di accertamento di cui dispone la Procura ordinaria, quindi che cosa accade? Sovente, a meno che non esistano confessioni di tesserati di fronte alla giustizia federale,
la giustizia federale si avvale di indagini che compie la magistratura ordinaria quando il fatto che è disciplinarmente rilevante è anche reato. Quindi sovente vengono acquisite intercettazioni, copie forensi di PC, tablet o telefoni, e questi sono elementi che la Procura federale può utilizzare liberamente per il deferimento e le corti di giustizia sportiva per accertare un fatto e comminare le sanzioni. Però le sanzioni a carico della società, se si accerta la compartecipazione, sono gravi, anche perché teniamo conto che fondamentalmente che i soggetti che il codice di giustizia sportiva identifica all'articolo 2, fra essi anche i dirigenti, perciò coloro che rappresentano la società, nel momento in cui hanno avuto conoscenza in qualsiasi modo, cioè non occorre che una persona debba recarsi dal notaio per ricevere le informazioni, insomma, qualsiasi modo dirigente o un tesserato acquisisca fondamentalmente informazione della violazione da parte di altro tesserato, in particolare di un atleta professionista, della violazione del divieto di scommessa, ha l'obbligo di informare. Se fondamentalmente il dirigente di turno non informa la Procura federale, anche rapidamente, anche qui fondamentalmente si rischiano anche per le società sanzioni dell'inibizione della squalifica. Stessa cosa vale anche per un compagno di squadra. Esattamente. Ok. L'ultima cosa che le chiedo è proprio riguardante Sandro Tonali. Sandro Tonali che è passato in estate al Newcastle, passato per una cifra importante, comprensiva anche di qualche bonus che poi nel caso scatterà alla fine della stagione, eccetera eccetera eccetera. Ci sono delle basi sulle quali magari il Newcastle potrebbe tornare a rivedere l'accordo, oppure semplicemente no? Allora, questo è un tema più complesso, che riguarda non esclusivamente le norme di diritto sportivo, la presenza parlando, ma riguarda le norme generali. Teniamo conto che fondamentalmente secondo le norme, che sono le norme organizzative interne FIGC, non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. Fondamentalmente possono essere tesserati calciatori residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazione estera, salvo casi particolari. Detto questo, Tonali è stato ceduto a titolo definitivo, quindi dovrebbe essere stato tesserato per la federazione inglese. Da questo punto di vista Tonali stesso teoricamente nel momento in cui subisse una squalifica e non potesse più partecipare alle manifestazioni UEFA, tra virgolette, fra cui anche i campionati, sarebbe Tonali in prima persona a rispondere. Il coinvolgimento della società non transita secondo me per le norme sportive, ma transita per principi generali di diritto civile comune. Su questo presupposto è vero pure che esiste una normativa FIFA che regola il trasferimento dei giocatori, che è la Regulation of the Status and Transfer of Players, l'ultima versione del marzo 2022. Io adesso non ricordo tutta la normativa di settore specifica della Regulation FIFA, ma teniamo conto che secondo me l'unico rischio che si potrebbe configurare se il Newcastle dovesse in senso generale dimostrare che il Milan aveva conoscenza di un fatto del genere e che nella compravendita ha sottaciuto questa circostanza, quindi omettendo l'obbligo di informazione della controparte tra virgolette sulle caratteristiche della cessione che si sta eseguendo. Noi teniamo conto che le cessioni fra società di calciatori non sono cessioni contrattuali, ma sono fondamentalmente dal livello di diritto civile delle risoluzioni, ovvero sia il calciatore, la squadra risolve il calciatore con la propria squadra il contratto e stipula un nuovo contratto con la società di nuova appartenenza. Quindi teniamo conto che il rapporto col Milan è risolto e il rapporto tra Milan e tra virgolette Newcastle è un rapporto indiretto, tra virgolette. Esistono atti contrattuali, ma secondo me l'unico spiraglio, l'unica forma è quella di dimostrare la conoscenza dell'evento e di non aver impedito fondamentalmente che il Newcastle avesse danni dalla mancata partecipazione del giocatore, dal mancato impiego nelle prestazioni sportive e fondamentalmente nel pagamento di un prezzo che non avrebbe avuto ragione nella sua causa tipica. Questo è.
Avvocato, io la ringrazio, grazie per essere stato qui con noi, buona serata e a presto. Grazie a lei. Grazie. Buona serata. Grazie, Salutiamo arrivederci. l'avvocato Emiliano Cardenà dello studio La Scala.